Il presente incontra il passato guardando con entusiasmo al futuro. È stato il presidente della provincia di Bolzano Arno Kompaczer a voler conoscere da vicino gli affascinanti segreti della regina delle locomotive a vapore, la mitica 685 della Fondazione FS Italiane. Uno dei momenti più suggestivi della giornata di festa a cavallo del valico di confine tra Fortezza ed Innsbruck per celebrare i 150 anni della Ferrovia del Brennero. La locomotiva 685, per l'evento tirata a lucido, ha in composizione alcune carrozze degli anni 30. Un'ottima occasione per volgere lo sguardo al passato e ricordare l'importanza di un'opera entrata di diritto nella storia di due paesi e dell'intera Europa. Stiamo viaggiando adesso su un mezzo storico, su una locomotiva a vapore, è un'esperienza particolare e ci fa un attimino ricordare come questo collegamento ferroviario ha segnato la storia del Tirolo in tutti questi anni, nei 150 anni, e soprattutto ha avuto un ruolo importante per il territorio, per lo sviluppo, ma soprattutto per le vite di tantissime persone. La Ferrovia del Brennero tra Innsbruck e Bolzano fu inaugurata nell'agosto del 1867, il frutto di 4 anni di lavoro e la fatica di circa 20.000 operai. Allora una tratta di 125 km considerata un capolavoro tecnico nell'epoca pionieristica della costruzione di strade ferrate in Europa. Ma è sempre importante pensare alla storia, rivangarla anche, e questa è anche un'ottima occasione per pensare appunto a storia, tradizione, futuro e innovazione, e questo effettivamente oggi è un connubio che va molto bene e che noi viviamo e abbiamo la possibilità anche di vivere, ovvero appunto 150 anni tratta del Brennero, tunnel del Brennero adesso per i prossimi anni. I 150 anni della Ferrovia del Brennero sono stati anche l'occasione per viaggiare, la prima volta tra Innsbruck e Fortezza, a bordo di un treno Railjet delle ferrovie austriache, il più moderno e veloce della flotta ÖBB a lunga percorrenza. E proprio i nuovi collegamenti tra Bolzano e il capoluogo tirolese sono il fiore all'occhiello del trasporto transfrontaliero. Il treno non è soltanto il mezzo di trasporto del passato, ma soprattutto sarà il mezzo di trasporto del futuro. Con il nuovo collegamento con la galleria del Brennero e anche le gallerie d'accesso avremo le possibilità di coniugare meglio il Sudtirolo al Tirolo, di avere un viaggio che dura soltanto 45 minuti tra Bolzano e Innsbruck. Riusciremo anche a portare le merci dalla gomma alla rotaia, così sollevando finalmente la Valle di Sarco anche da tutti gli inquinamenti acustici e atmosferici, e potremo soprattutto anche puntare su un sistema regionale con una cadenza di 30 minuti per tutta la provincia e 15 minuti tra le città di Merano, Bolzano e Bressanone. Dopo la cerimonia ufficiale di fronte alla stazione di Innsbruck, con la presenza degli Schützen nel rispetto delle tradizioni, il presidente altoatesino Arno Kompaczer e il collega tirolese Günther Platter, viaggiando verso il Brennero, si sono intrattenuti con alcuni degli oltre 400 ospiti della giornata di festa, sottolineando l'importanza storica della linea del Brennero come collegamento viario ed elemento di unione. Un'infrastruttura grazie alla quale per la prima volta l'Europa è diventata realtà percepibile, un secolo prima della creazione della Comunità Europea. Il convoglio storico partito da Vipiteno ha terminato il suo viaggio al forte di Fortezza. L'ex struttura militare è stata la cornice della seconda parte delle celebrazioni ufficiali per i 150 anni della Ferrovia del Brennero. A fare gli onori di casa il presidente della provincia di Bolzano Arno Kompaczer. I vertici delle ferrovie italiane e austriache hanno ricordato il valore della linea ferroviaria del Brennero come bene tecnico-culturale unico nel suo genere, un fondamentale elemento di raccordo tra nord e sud. Ricordare da dove veniamo per sapere dove andiamo è importante sempre, in questa occasione lo è particolarmente. 150 anni fa abbiamo inaugurato questa ferrovia, che non è una ferrovia del Tirolo, è una ferrovia europea, e se era una ferrovia europea 150 anni fa, lo è ancora oggi, soprattutto oggi che con il tunnel di base del Brennero che ci proietterà verso il futuro avremo una nuova opera moderna, veloce, ma che conferma una filosofia di base: unire l'Europa con comunicazioni comode, veloci, utili ai cittadini e alle merci. Il futuro sarà positivo perché la ferrovia è il futuro. Questo è il motto a conclusione delle celebrazioni per il secolo e mezzo di vita della Ferrovia del Brennero.
E adesso la costruzione del tunnel di base del Brennero segna nuovi parametri per la mobilità e il rispetto dell'ambiente.